4, ora, togli, dai, lavora. Bella. Non si può lavorare un muscolo che non esiste, bisogna prima crearlo. Allora, bene ragazzi, oggi mi trovo qui a Nocera Inferiore, nella mia sede principale, alla Glam, dove sono in presenza con Gianluca Di Lorenzo e Marco Sarcone, dove oggi andremo a fare un workout di back, dove andremo a colpire le varie angolazioni per far sì di non lasciare nessuna angolazione fuori, ok? Seguiteci. Allora, circa 20 minuti prima del workout, sia Marco che Gianluca hanno iniziato ad integrare con 2 scoop di Flexotor, 10 grammi di glutamina e circa 10 grammi di protesamine, che come ben sapete sono gli essenziali, secondo me, migliori in assoluto sul mercato. E questo mix ci permette di mantenere un pump durante tutto l'allenamento e soprattutto un grande focus. Non sarà un allenamento lunghissimo, ma questi 3 integratori insieme ci daranno una bella spinta. Allora, la scelta di iniziare con un esercizio dove andiamo a lavorare nella parte centrale della schiena e nel gran dorsale, un esercizio che riguarda lo spessore, dove penso entrambi non ne hanno bisogno, specialmente Marco che ha una schiena molto spessa, però chiaramente questi tipi di esercizi vanno a creare separazione e profondità quando l'atleta è sul palco e fa il doppio bicipite. Questa è la prima serie di avvicinamento, quindi facciamo un 12 ripetizioni con un carico ancora al 50-60%. L'obiettivo è di arrivare a 10 colpi. Io gli do anche un minimo di 8. Facciamo 2 serie abbastanza importanti. L'ultima serie le facciamo con una tecnica, ok? Quindi una tecnica che normalmente preferisco sempre nell'ultima serie creare un po' di brio, a dare un po' più, a alzare un po' più l'intensità del workout. L'obiettivo sono 10 colpi, Marco, ok? Fluido e preciso. 1, buona. 2, ottima. 3, 4, 5, bella. 6, ottima. 3, 4, chiudi, 5 secondi, chiudi 6 scapole. 2, 3, 4, benissimo, bene. Il peso è giusto per l'esecuzione, per il movimento, per l'allungo, perfetto. Entrambi ottima contrazione e ottima gestione del carico. Cosa fondamentale, la gestione del carico la possono fare solo gli atleti che hanno una certa muscolatura e una certa esperienza. La gestione del carico non è una cosa che tutti possono, specialmente lì, isolare quella zona. Atleti avanzati, atleti con una certa maturità muscolare, che riescono a percepire il lavoro. 2, eccolo lì. 3, 4, 5, 6, 7, di più. 8, sono 2, 9, last, testa, 1, chiudi, 2, bravo, 3, 4, molla, ottima. Bella anche questa, ecco qua. Sono 2 serie fatte in maniera giusta. L'ultima serie ci sarà una piccola sorpresa, una tecnica che spesso faccio utilizzare, ma su questo attrezzo, in particolar modo. 4, 5, 6, ottima, 7, di più, 8, di più, 9, ora 5 secondi, ora 1, 2, 3, 4, ottima, anche Gianluca, ottima esecuzione. Ecco, come vi dicevo prima, gestione del carico. Si può anche aumentare, però ecco, in questo attrezzo, con questo esercizio andiamo a ricercare l'allungo e la contrazione. Non bisogna buttare via le ripetizioni, ma tenere in considerazione che tra 8 e 10 colpi, cosa fondamentale, le braccia, cioè gli avambracci e il bicipite, indirettamente lavorerà lo stesso, perché comunque fanno da leva, ma quando c'è una buona
gestione e una buona contrazione, lo si vede dalla chiusura delle scapole, le braccia diventano solo una leva e in questo caso entrambi penso che possono percepire bene il lavoro che stiamo facendo. Ultima serie, recuperiamo altri 20 secondi, facciamo ecco una serie particolare dove abbiniamo lo stripping all'isometria. Seguiteci perché è una bella serie. È l'ultima, un po' più di intensità. 20 secondi e partiamo. 3, 4, 5, resta. 1, 2, 3, 4, ora togli, dai, lavora. 1, bella. 2, 3, 4, resta in isometria 5 secondi. A 4 secondi togliamo un altro disco da 20, resta così. Vai con 10 colpi, dai Marco, dai, sono tuoi. 1, 2, fino in fondo. 3, 4, 5, 6, 7. Ora togli uno, dai, ok, lavora. 1, 2, 3, 4, resta, isometria, 5 secondi, chiusura delle scapole, con calma Marco, togliamo altro 20, dai, ora lavora. 1, 2, 10 colpi, 3, 4, 5, 6, fino in fondo, strizza, 7, 8, bella, 9, vai. Adesso ci spostiamo ad un esercizio che riguarda l'ampiezza del dorso e quindi andremo a fare un'angolazione molto particolare. Seguiteci. Allora, quello che andremo a fare, noi abbiamo questa lat machine dove se stiamo seduti normalmente c'è poco allungo. Allora per avere un maggiore allungo la facciamo a 45 gradi. Quindi andiamo ad aggiungere questo cubo di legno che ovviamente Marco e Gianluca si siedono qua, talloni ben posizionati a terra, gambe unite e si lavora in questo modo, facendo un lat machine dietro la testa. C'è un maggiore allungo e c'è un'ottima contrazione. È realmente una bella angolazione da fare per l'ampiezza. Classico 12 ripetizioni. Bravissimo. 2, 3, 4, ottima. 2, bella. 3, basta anche guardare la schiena per capire dove stiamo lavorando. Eccolo qua, il gran dorsale che si nota, è un'ottima contrazione. Vai fino in fondo, dai Marco, dai, 7, dai Gianluca, 8. Secondo esercizio completato, quindi stiamo a 6 serie totali per la schiena, tra cui 3 dove siamo andati a lavorare un po' più sullo spessore e un esercizio che riguarda l'ampiezza. Allora, quello che penso di questo esercizio è che nel doppio bicipite sia frontale che di schiena dà molto l'effetto del V-shape, allarga il V-shape. Un altro esercizio che ritengo valido per lo shape, per allargare, è il pullover fatto a regola d'arte, che purtroppo anche quell'esercizio è andato un po' nel dimenticatoio e non si vede più, però il pullover con il manubrio resta uno degli esercizi migliori per allargare il gran dorsale nel doppio bicipite frontale o anche nelle rilassate. L'allenamento continua, adesso facciamo una super serie restando sempre nello stesso posto, perché lo scopo della super serie, specialmente con atleti in piena preparazione, non è quello di impazzire saltando da un attrezzo a un altro. Lo scopo della super serie, oltre all'angolazione dei due esercizi combinati, deve essere anche quello che bisogna restare sullo stesso posto, e la trovo anche questa una mossa intelligente.
Allora, allenamento molto particolare per, dicevo, cercare di colpire un po' tutte le angolazioni. Facciamo l'ultima combinazione di esercizi, quindi questa super serie, andando a lavorare con doppia angolazione del transibar, cioè l'asta quella a forma di T. In questa palestra abbiamo sia quella dritta un po' più stretta che quella un po' più curva e un po' più larga. La lasciamo sotto la lat machine e un'altra, quella un po' più stretta, la mettiamo sotto al cavo basso, che facciamo una sorta di rematore andando sempre a chiudere verso l'inguine per cercare di enfatizzare la schiena centrale, il trapezio, la parte quella che gli atleti sono più carenti, la parte dove c'è sempre meno dettaglio. Andiamo a colpire queste angolazioni in maniera intelligente, ok? In maniera intelligente e precisa. Eccolo qua ragazzi, allora qui non solo lavora il posteriore, ma andiamo comunque a enfatizzare il lavoro nel centro schiena. Quindi un rematore che non assumiamo l'angolazione del rematore, siamo quasi in piedi con nessun tipo di angolazione, né a 45 e né a 90. Siamo un po' più in alto e Marco deve percepire il lavoro. Ecco qua, facciamo 12 colpi. Ok, adesso vai sotto la transibar, questa impugnatura larga, e lo portiamo dietro la testa, mettiamo un 40 avanti sopra il petto, sotto la bocca dello stomaco, vai, 12 colpi, eccolo qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ottima, 1, 2, 3, 4, 5 e 12. Benissimo. Allora, allenamento un po' più tecnico. Sicuramente qualcuno, ecco, si immagina di alzare grandi carichi. Allora, diciamo che sia Marco che Gianluca gli faccio lavorare la schiena 2 volte a settimana, dove l'allenano inizialmente con esercizi fondamentali. Quando si va a richiamare la schiena, la si richiama in questo modo, con angolazioni che servono agli atleti, angolazioni che vanno a colpire fino in fondo. Quindi questo è da tenere in considerazione. Chiaramente un allenamento del genere non possiamo proporlo ad un principiante, ok? Quindi io il consiglio che mi sento di dare a tutti quelli che guardano questo video è quello di, prima di andare a lavorare su queste tecniche, su queste angolazioni, c'è bisogno di tanta esperienza e di una certa muscolatura, altrimenti non c'è percezione e soprattutto non si può lavorare un muscolo che non esiste, bisogna prima crearlo. Ok ragazzi, siamo alla fine di questo workout. Onestamente per il caldo che fa preferisco non fare allenamenti lunghissimi, anche perché poi basta guardare anche gli atleti che dopo 2 esercizi sono abbastanza cotti, quindi onestamente l'allenamento lo facciamo durare circa un 30-40 minuti in questa fase. Una fase di stagione dove entrambi gli atleti sono post competizioni, quindi non bisogna nemmeno chissà quanto allenarsi onestamente, anche perché entrambi vengono da periodi lunghi dove si sono allenati anche 6 volte a settimana, togliendo il cardio. Quindi insomma è giusto fare allenamenti brevi ma intensi e quelli che servono. Spero che questo video sia stato di aiuto e soprattutto per dare qualche spunto su come allenare la schiena nelle sue varie angolazioni, con qualche chicca e qualche super serie importante come questa o come quella di prima.